Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi a grande richiesta vi farò vedere un telefonino rugged, quindi un telefonino indistruttibile, finalmente che costa poco. Oukitel VP12. Perché? Perché in tanti di voi commentate sotto i video dei telefonini indistruttibili che effettivamente sono telefoni validi, però magari volete un telefonino da poter portare in cantiere che sia un secondo telefono, che costi poco, che non abbia prestazioni eccezionali, che vi permetta però di utilizzare social, comunicare tramite WhatsApp, scattare qualche foto, ma che possa durare nel tempo. Questo telefonino costa poco più di 100 euro. Eventualmente lascerò il codice di sconto giù nel primo commento e nella descrizione. Comunque sia, un telefonino davvero molto valido. L'ho sottoposto a diversi test, l'ho lanciato, l'ho fatto cadere anche dalle scale, l'ho messo sotto l'acqua e il telefonino continua a funzionare perfettamente. Quindi adatto a chiunque abbia bisogno di comprare un telefonino che gli permetta di usufruire di tutte quelle funzioni che hanno gli smartphone moderni, ma che non si rompa e che non sia un telefono costoso. Quindi mettiamolo sul bancone, guardiamo come è fatto, guardiamo le sue caratteristiche e vediamo soprattutto come l'ho maltrattato. Iniziamo. E allora, questa è la confezione nella quale viene venduto, standard confezione di Oukitel per quanto riguarda i telefoni. Troviamo nella parte alta manuale di istruzioni, cavo di ricarica USB, micro USB ed un alimentatore 5 volt 1 ampere. Finora ho utilizzato un altro caricabatterie che utilizzo solitamente per i miei telefoni. Allora, non scenderò troppo nei dettagli e nelle caratteristiche tecniche perché ve lo anticipo, non è un telefonino con prestazioni da urlo. Come vi ho detto nell'introduzione, è un telefonino che si può portare in cantiere, si può maltrattare e che rimarrà integro nonostante eventuali cadute. È uno smartphone resistente adatto a poter essere utilizzato in tutte quelle circostanze dove gli altri smartphone potrebbero distruggersi. Questo invece, essendo rugged, quindi essendo indistruttibile, anche in caso di eventuali cadute o contatto con liquidi rimane perfettamente funzionante. Quindi sblocchiamolo ed è possibile sbloccarlo sia con il riconoscimento facciale che tramite codice. Proviamo quindi il riconoscimento facciale. Bisogna comunque sollevare verso l'alto, puntarlo verso il viso. Ok, mi ha riconosciuto e si è sbloccato. Devo dire effettivamente anche molto rapido. Oppure è possibile utilizzare il classico codice, insomma tutto ciò che ci permettono i telefonini Android per sbloccare i dispositivi. Come vedete l'interfaccia è molto elementare, icone piccole e quadrate. Guardiamo quindi le caratteristiche estetiche. Come vedete tutto il perimetro del telefonino è in gomma dura, una gomma molto resistente che permette di assorbire gli urti dovuti ad eventuali cadute. Nella parte laterale abbiamo questo sportellino, si apre con la chiavetta che viene data in dotazione. È possibile utilizzare anche l'unghio o qualunque altro tipo di utensile, però in questo modo acceleriamo i tempi e grazie a questo spillo nella parte frontale possiamo estrarre il carrellino e quindi inserire una SIM oppure una micro SD per espandere la memoria interna. Questo invece è il tasto smart che ci permette di utilizzare alcune funzioni che adesso vedremo. Da questa parte invece abbiamo il tasto per alzare ed abbassare il volume e il tasto per bloccare e sbloccare il telefonino. Sulla parte alta del display abbiamo la fotocamera frontale e l'altoparlante. Nella parte posteriore abbiamo due fotocamere, un flash e l'altoparlante sulla parte bassa. Lateralmente abbiamo anche questi due fori che ci permettono di utilizzare un laccetto per poter assicurare il telefonino al polso e da quest'altra parte abbiamo un altro sportellino che ci consente di ricaricare il telefono tramite questa presa micro USB. Ma siccome io so che quello che vi interessa di più è vedere la resistenza di questo telefonino, vi faccio vedere direttamente un paio di lanci e l'immersione in acqua. Dopodiché guarderemo le caratteristiche tecniche e ovviamente faremo un pochettino di navigazione su internet per vedere pure come si sente l'audio e guarderemo anche il comparto fotografico. Allora, come sempre facciamo un paio di lanci all'interno del mio tattoo studio mentre è in funzione. Continua a funzionare perfettamente, facciamone altri due. Anche in questo caso funziona perfettamente. Va bene, come test di botte penso che queste possano bastare. Facciamo un altro piccolo lancetto. E adesso vediamo un telefonino rotolare dalle scale. Anzi no, aspetta. E adesso un bel salto giù dalle scale.
E allora abbiamo visto quindi il maltrattamento di questo telefonino e il fatto che abbia resistito senza alcun problema sia ai lanci che all'immersione in acqua e anche alla caduta dalle scale. Adesso apriamo YouTube, andiamo a vedere un video, vediamo con quale velocità lo riproduce. Quindi vado sul mio canale, come vedete non è velocissimo. Apriamo un video. Allora, questo è un video di una diretta che ho realizzato quando ho raggiunto i 100.000 iscritti. Andiamo avanti velocemente, abbasso il volume perché altrimenti per ora dà fastidio. Andiamo avanti velocemente e vediamo se riesce a reggere all'avanzamento del buffering, quindi se riesce a riprodurre e a recuperare il segnale. Andiamo avanti. Ok, come vedete è fluido, quindi si riesce a riprodurlo, anche se la qualità sicuramente non è altissima. Quindi prendiamo un altro video. Anche in questo caso, come vedete, riesce a recuperare subito il segnale. Ok, dai, per riprodurre i video su YouTube va pure molto bene. Adesso la mia voce sicuramente non è gradevolissima come può essere un brano musicale, quindi cerchiamo un brano musicale e vediamo di riprodurlo. Vediamo pure il volume di questo telefonino. Allora, il volume non è altissimo e come la maggior parte dei telefonini rugged, avendo l'altoparlante nella parte posteriore, se lo tappiamo praticamente togliamo il volume perché impediamo al suono di fuoriuscire. Però vista la forma sbasata, anche poggiato su una superficie, riesce a riprodurre perfettamente perché l'altoparlante non viene tappato. Adesso guardiamo il comparto fotografico, che obiettivamente mi aspettavo di peggio, invece devo dire che visto il costo, visto quello che dichiara, insomma, alla fine come qualità dei video e delle foto, insomma, non mi voglio lamentare, sicuramente c'è di meglio, però sappiamo che è un telefonino che stiamo comprando per poterlo maltrattare e avere a disposizione un telefono rugged che resista agli urti, eccetera. Quindi mantenendo premuto questo tastino smart possiamo decidere quale funzione fargli aprire. In questo caso di default troviamo la fotocamera, io l'ho lasciato in questo modo perché lo ritengo comodo, quindi guardiamo. Allora, questa è una parete piastrellata nella mia città d'Agrigento, ho voluto fotografarla perché in questo modo abbiamo la possibilità di vedere anche i colori, quindi vedere come risponde, la differenza dei colori tra una piastrella e l'altra. Devo dire che obiettivamente, pur riconoscendo che è una fotografia che non è ad alta risoluzione, comunque per condivisione sui social, eccetera, insomma, non ci lamentiamo. Dobbiamo riconoscere che effettivamente, come fotoricordo, eccetera, va bene. Anche le finestre nella parte posteriore, come vedete in alto, si vedono bene. Anche se si vedono bene forse è un parolone, comunque siamo consapevoli che abbiamo fra le mani un telefonino economico. Questo invece è un albero in fiore che ho voluto fotografare appositamente con la luce alle spalle per vedere come si vedessero le zone in ombra e la zona luminosa, perché molti telefoni tendono a sovraesporre le parti luminose e a rendere scure le parti in ombra. Invece guardate, in questo caso riusciamo a vedere bene tutto, sia i fiori di colore bianco, il cielo, i piccoli ramoscelli, eccetera. Anche se obiettivamente zoomando poi si perdono i dettagli, ma una foto del genere condivisa su un social, comunque conservata come il ricordo di una vacanza, secondo me non è male. Questa è un'altra foto diurna. Anche in questo caso i dettagli per esempio degli alberi, queste foglie, la palma alle spalle, eccetera, insomma si vedono relativamente bene. Questa è una foto ravvicinata di una pianta, volevo farvi vedere i dettagli. Anche in questo caso, come fotografia, anche se non è in alta risoluzione, comunque è una foto gradevole. E devo dire che questo display, rispetto ai colori, rispetto a tanti altri economici che tendevano a variare sull'arancione, sul bluastro, questo comunque colori li rispetta in modo dignitoso. L'unico neo che filmando con il sole di fronte, come vedete, togliendo e mettendo la mano davanti alla lente, si vede che c'è del riflesso sulla lente. Quindi questo potrebbe essere un piccolo handicap nel caso in cui fotografate con il sole di fronte. Anche in questo caso questi piccoli fiori di questa pianta grassa non hanno un'ottima definizione, però ripeto, sono molto piccoli
ed è una fotografia fatta appositamente per rendere estremo lo zoom. Anche in questo caso ho voluto fotografare il cielo con delle nuvole molto bianche illuminate dal sole e poi delle zone in ombra. Pure in questo caso abbiamo avuto un'ottima regolazione dell'esposizione. Ovviamente quando dico ottima o comunque che va bene mi riferisco sempre alla qualità in proporzione al prezzo di questo telefono. Come quasi tutti i telefoni rugged troviamo sia la cartella borsa degli attrezzi che la radio FM che funziona solo se colleghiamo le cuffie che fungono da antenna. Un misuratore di decibel che ci indica il numero di decibel sia sotto forma di numeri che con una lancetta, e poi in basso ci indica pure il tipo di ambiente tra rumoroso, dannoso eccetera. Poi il goniometro, la livella, gradiente, immagine sospesa, insomma sono comunque delle applicazioni che servono più che altro come gadget per arricchire il telefonino. Sinceramente, come dico ad ogni recensione di questi telefoni, non sono da prendere in considerazione. Guardiamo quindi la fotocamera. Utilizziamola per scattare una fotografia. Come vedete abbiamo anche uno zoom ottico 2x. Proviamo a scattare una fotografia a questo manuale di istruzioni, quindi metto a fuoco, scatto, vediamo cosa sono riuscito ad ottenere. Come vedete si legge e si legge anche bene. Zoomando in modo estremo si vede anche un pochettino di aberrazione cromatica, insomma non è sicuramente il massimo, però una fotocamera che è utilizzata in cantiere o con un telefono di scorta, secondo me c'è poco da lamentarsi. La possibilità di fare fotografie monocromatiche, girare dei video, diversi filtri e la possibilità anche di scattare fotografie in HDR, funzioni pro che ci permettono di regolare l'ISO, la regolazione del bianco, l'esposizione eccetera. E adesso guardiamo anche la velocità di navigazione su internet. Quindi ho cercato su Amazon Augitel VP12 Pro per vedere le caratteristiche tecniche. Come vedete perde un po' di tempo effettivamente per poter aprire le immagini. Non è sicuramente un telefonino veloce nella navigazione, però andiamo a vedere le caratteristiche proprio dal sito di Amazon. Allora, innanzitutto guardiamo le recensioni. 98 recensioni, praticamente quasi tutte positive perché abbiamo 4 stelle su 5. Come possiamo vedere già dalla descrizione nella parte alta, abbiamo 4 GB di RAM, 64 GB di ROM e una batteria da 4000 mAh. Lo schermo è da 5 pollici e 5 e la fotocamera ha 13 megapixel più una funzione subacquea, funzione GPS, NFC, protezione IP68, IP69K. Il sistema operativo è Android 11, invece la CPU è una Cortex A53 fino a 1 GHz e 8. La memoria è espandibile, come abbiamo visto poco fa, tramite micro SD fino a 256 GB. Adesso avviamo il solito gioco Real Racing. Voglio farvi vedere però la differenza di velocità con un telefonino che abbia delle prestazioni elevate. Questo è l'Augitel VP17. Guardate che differenza di velocità nell'avvio dello stesso gioco. Entrambi hanno tutte le applicazioni chiuse, quindi avviamoli contemporaneamente e guardate che differenza. Questo praticamente già si è avviato, sta pure scaricando qualche dato. Tolgo il volume perché voglio farvi vedere che questo di qua emette comunque la musica, quindi sta caricando, però per avviare il gioco perde tantissimo tempo. Mentre l'altro già praticamente ci dà la possibilità di giocare, questo ancora sta caricando. Ok. Il tempo come differenza non è eccessivo, però comunque non è una scheggia come piacerebbe a noi. Allora, regoliamo la luminosità. Ok, la luminosità era al massimo. In proporzione all'altro sembra che sia molto più bassa. Allora, riprendi il gioco. Proviamo a fare un giro in pista, vediamo come va. Calibriamolo. Ok, come vedete ha qualche lag, ogni tanto si vede qualche schermata che traballa. Va bene, dai. Ripeto, è un telefonino che non nasce per utilizzare applicazioni pesanti o per avere delle fotografie di alta qualità, però comunque ci permette di sfruttarlo e divertirci spendendo poco.
Dai, pensavo peggio. Allora, lo chiudo. Come avete visto, insomma, non è sicuramente un telefonino dalle prestazioni da urlo. Come vi ho detto all'inizio, la fotocamera frontale è solo 5 megapixel, quella principale è 13 megapixel, l'audio non è elevatissimo, anche la luminosità non è elevatissima, però ci permette di avere un telefonino indistruttibile che ci permette di fare praticamente tutto. Utilizzare social, utilizzare le varie chat, navigare su internet, guardare i video su YouTube, ascoltare la musica, ascoltare la radio, eccetera. E allora ragazzi, quindi il telefonino Augitel VP12, un telefonino economico che si sblocca anche con il riconoscimento facciale, che ci permette, come ho detto poco fa, di utilizzare tutte quelle funzioni di uno smartphone senza avere il pensiero se dovessimo portarlo in un cantiere o se vogliamo utilizzarlo in tutte quelle situazioni nelle quali si può danneggiare se siamo distratti, maldestri, non vogliamo avere il pensiero ad un telefonino che possa rompersi. Allora, con una cifra ridotta di poco più di 100 euro, spero di ottenere però un bel codice di sconto per farvelo pagare il meno possibile, si può acquistare un telefonino rugged, resistente, robusto, che si può utilizzare in tantissime situazioni. Io vi lascerò il link, come vi ho detto poco fa, giù nel primo commento e nella descrizione, associandolo ad un codice di sconto. Se vi interessa andate a dare un'occhiata ed eventualmente acquistatelo. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!